Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kwib e oggi andremo a vedere l'evento del terzo anniversario e mezzo intitolato Star Anis, che sarebbe il continuo diretto della side story Pretty Star e del capitolo 46 della campagna principale. Detto ciò, iniziamo! Arrivati all'Arcrian Hall per assistere al concerto delle TT Star, notiamo una fila lunghissima. Fortunatamente però, essendo invitati speciali, avevamo un accesso diretto con i posti in prima fila. Nel camerino, le nostre idol erano in preda all'ansia. Ovviamente avevano già fatto dei concerti, ma questa è la prima volta su un palco di queste dimensioni. In quel momento entriamo insieme alle Counters ed a Vistar per aiutare a calmare Anis e presentarci a Mint e Prika. Non volendo rubare troppo tempo, ce ne andiamo dopo aver augurato buona fortuna al gruppo. Il momento di salire sul palco che hanno sempre sognato era arrivato. Salendo le scale, Anis aveva il batticuore. Si gira e incrocia lo sguardo con Mint e Prika. Poi guarda ancora più lontano, notando Mustang che la guarda intensamente. Oltre a lui, vede tutti i ricordi delle battaglie in superficie con le Counters. Ma ancora più in là, vede il primissimo concerto. Un concerto piccolino composto da appena 20 spettatori. Un'esibizione piena di sbagli, ma tutto risolvibile con un po' di pratica. Tra un'accusa e l'altra su chi sbagliava, arriva Hanson a calmare le acque per riportarle allo studio. La strada era completamente libera. Spiega che comprare una macchina, a meno che fosse qualcuno di importante, era pressoché impossibile visto che il governo centrale ne aveva vietato l'utilizzo. Gli unici ad averne accesso erano le persone che avevano il permesso prima del divieto. Parlando dell'esibizione, non avevano ottenuto alcun contratto non essendo stati interessanti. Non avevano fatto altro che delle cover di Pretty e dalla sua morte le idol erano tutte dei suoi cloni fatti male. In poche parole, mancava originalità. Tornate allo studio, Hanson le lascia sole per andare alla ricerca di qualche sponsor e mentre Anis va ad allenarsi, Mint e Prika si scambiano qualche parola sul futuro. Mint confessa essere stata reclutata da qualcuno di popolare. Prika risponde che non avrebbe ragione di rifiutare vista la proposta, ma vedendo Anis impegnarsi, dice che è proprio lei la ragione per cui non avrebbe mollato il gruppo. Per di più, la loro morte è collegata. Entrambe erano vittime all'ultimo concerto di Pretty. Chiede dunque a Prika il motivo per cui non se ne fosse ancora andata. Dopotutto anche da umana aveva talento, ma dice essere andato tutto in fumo proprio con la sua morte, essendo stata investita. Poi però ha incontrato loro due fino a creare un legame di amicizia e non voleva più lasciarle. Avendo deciso di rimanere unite, si fanno forza a vicenda e si uniscono all'allenamento di Anis. Passa del tempo e Hanson torna con un'ottima notizia. Aveva finalmente trovato uno sponsor in un ristorante appena aperto. L'accordo era 2 concerti al giorno per una settimana in cambio di pasti gratis. Non avrebbero guadagnato soldi, ma quantomeno sarebbe aumentata la loro popolarità. Il palcoscenico non era altro che un rialzo in legno scricchiolante, decisamente non il massimo, ma non potevano permettersi di lamentarsi essendo agli inizi. Guardando intorno, notano i clienti che guardano il palco a tempo perso. Non erano minimamente interessati. Ma il lavoro è lavoro, dunque Anis fa le presentazioni ed iniziano ad esibirsi. Dopo aver terminato il concerto, le ragazze e Hanson si riuniscono alla titolare per mangiare e parlano di come sia andato tutto bene. Mint ha addirittura visto un paio di persone interessate alla coreografia. Magari avrebbero sparso la voce, chi lo sa. Dopotutto il luogo è praticamente al centro della città. Si chiedono come Hanson sia riuscito ad ottenere una così ottima posizione e la signora inizia a spiegare che suo figlio lavorava per Tetra. Un giorno di qualche anno fa si era ubriacato in una cena aziendale e Hanson si era offerto di aiutarlo a tornare a casa, stringendo così amicizia. Poi la signora qualche giorno prima lo ha incontrato e parlando del più e del meno si sono accordati per lo sponsor.
Passa una settimana tranquilla riuscendo a fare i primi fan, ma non riescono a fare comunque clamore. I forum non hanno ancora mai parlato delle TT Star, ma avevano comunque fatto esperienza sul campo. La titolare, però, propone la proroga del contratto di un mese intero. Non sa se è grazie a loro o meno, ma gli affari le stavano andando bene. Ovviamente accettano volentieri. 3 giorni dopo, mentre si stavano esibendo, il pavimento crolla sotto i piedi di Anis facendola sprofondare all'interno. Le compagne si avvicinano per aiutarla, ma Anis rifiuta e inizia a ballare e cantare nel buco. Non voleva interrompere l'esibizione. Quella sera appare sul forum la prima menzione delle TT Star. Il post era una foto di Anis nel buco con titolo "Una talpa canterina? LOL". Parlava di come il gruppo non fosse male, ma facevano cover di Pretty, nulla di particolare. L'ennesimo gruppo wannabe. Anis commenta che qualcosa è pur sempre meglio di nulla, ma Mint e Prika se ne vanno a letto sconfortate senza rispondere. Passa un'altra settimana e i fan smettono di farsi vedere, lasciando così Hanson senza altre alternative: entrare nel quartiere generale di Tetra. Nell'ufficio di Mustang è presente la popstar prima in classifica di nome Yo-Yo, l'erede di Pretty, che spiega chi sono le TT Star. Mustang è scioccato che Hanson abbia abbandonato il posto di lavoro per seguire delle nullità che non appaiono nemmeno nella classifica delle idol emergenti. Yo-Yo propone di fare qualcosa, ma Mustang mette in chiaro che non ha diritto di mettere parola nei suoi affari. Dopotutto è la numero uno solo grazie a lui e non si avvicinava minimamente ai livelli di Pretty. Magari avrebbe dovuto organizzare un attentato per spararle in testa durante un'esibizione per aumentarne la popolarità. Non volendo ciò, Yo-Yo si dilegua dicendo che avrebbe pensato a un modo per migliorare. In quel momento, Hanson entra nel suo ufficio chiedendo aiuto. Mustang offre subito di aiutare le TT Star a salire di grado a patto che Hanson riprenda il posto al suo fianco. Ma non era per questo che era lì. Voleva comprare i diritti di una canzone. Mustang perde la pazienza. Secondo lui, il motivo per cui se n'è andato, ovvero la morte di Pretty e la consegna del cadavere al VTC, è stupido. Dopotutto era già un cadavere, non è colpa sua se il VTC è impazzito cercando di fabbricare armi con il suo corpo. Poi, dopo la sua morte, le Nick sono state riconosciute come esseri viventi e Missilis ha spazzato via il VTC. Così i soldi di Mustang per il loro supporto sono evaporati. Dunque anche lui era una vittima. Hanson, con pacatezza, gli risponde che ancora una volta stava pensando unicamente a se stesso. E Mustang risponde che è così che funziona il mondo dell'intrattenimento. Finché lui se la gode, è tutto ciò che importa. E ciò può avvenire solo quando sono gli altri a soffrire. Proprio come Hanson se la sta godendo perché è Mustang a soffrire la perdita del denaro. Ma tornando al motivo per cui Hanson si è fatto avanti, ovvero l'acquisto della canzone, gli propone un accordo. Se fosse andata male, sarebbe tornato al suo fianco. Se invece fosse andata bene, sarebbe stato un futuro investimento per la prossima star dell'ARC. Mustang, divertito dalla proposta, gli offre la nuova canzone che Yo-Yo avrebbe dovuto cantare con la stessa che gliela cede senza problemi. Questo perché aveva un tornaconto personale con Anis. Hanson si dirige verso l'uscita. Mustang lo ferma chiedendo quantomeno un grazie. Così lui si gira e le sue parole sono: "Grazie per l'aiuto, padre". Hanson torna allo studio con la notizia della canzone. Passa la chiavetta USB a Prika per dargli un'occhiata, ma non si apre il file all'interno. Questo perché necessita di un programma privato che costa milioni. In quel momento fa la sua comparsa Yo-Yo con una USB contenente il programma. Poi chiede ad Anis di uscire per poterle parlare in privato. Le chiede se ricordava chi fosse e, guardandola attentamente, riesce a capirlo. Era l'ex rappresentante di classe che la bullizzava. Confessa essere diventata una nicchia per fare la pop star.
Anis l'avverte subito di non intralciare la sua vita più di quanto già abbia fatto, ma Yo-Yo le chiede scusa per come l'aveva trattata. Lo odiava perché le stava portando via tutto, e quando ha sentito che voleva diventare una idol da Nick, ha chiesto a suo padre l'autorizzazione per diventare una Nick anche lei, per poterla battere sullo stesso campo. Ma col tempo ha realizzato che Anis si stava veramente impegnando, quanto volesse essere amata, e per questo le offre di aiutarla. Ma Anis non perdona, le ha fatto passare le pene dell'inferno e l'ha quasi spinta al suicidio. La notte si sveglia ancora pensando a quei momenti. Delle scuse non risolveranno le cose. E sarà lei a schiacciare Yo-Yo arrivando in vetta alla classifica. Ma non giocherà a sporco raccontando la verità. Lo farà con le sue abilità. Capendo di non poter risolvere nulla, se ne va. Tornando ai giorni nostri, sono finalmente pronte per la prima canzone, ovvero quella che doveva essere di Yo-Yo. L'hanno eseguita talmente tante volte da poterla fare ad occhi chiusi. Il palco si illumina, gli spettatori sono euforici e le TT Star salgono finalmente sul palco eseguendo la coreografia di All Eyes on Me. All eyes on me. 반짝거리는 내 so bling bling bling. Shining so bright, made for TV. Another whisper when I walk by. 계속해줘, 'cause I like it, babe. Yeah, 24/7 I'm in the spotlight. Twinkle, twinkle, they put all eyes on me. Following everywhere, 초점은 내게. I'm always ready, pick up flash. Light, camera, action, they get ready from the start. Got the look, style, fashion. That's why I'm an attention magnet. Feeling so confident, 모든 시선이 멈추는 게 it's so 당연한 걸. 자연스럽게 shining at the top. I don't know, but I'm just glowing everywhere. 모든 빛이 끌어당겨. 손끝이 닿는 순간 take a shot. Your heartbeat races. Beep, 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 beep. 난 내게 시를 보내듯이. Beep, 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 beep. All eyes on me. 반짝거리는 난 so bling, bling, bling. Shining so bright, made for TV. I know they whisper when I walk by. 계속해줘, 'cause I like it, Funny how I'm so feeling sweet by just walking down the street. 티어나게 묶은 ponytail 좋아, 계속해줘, 'cause I like it, babe. You know that I'm the only one can replace me. Melting down the iceberg, sweet and spicy. So get in line, don't be late. 아닌 척해도 that I go with you. You're so into me, babe. 24/7 I'm in the spotlight. Twinkle, twinkle, they put all eyes on me. Following everywhere, 초점은 내게. I'm always ready. 자연스럽게 shining into two. I don't know, but I'm just glowing everywhere. 모든 빛이 끌어당겨. 손끝이 닿는 순간 take a shot. Your heartbeat races. Beep, 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 beep. 난 내게 신을 보내듯이. Beep, 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 beep. 눈 속에 이미 담겨진 나 늦기 전에 서둘러 controllers so I can always be with you. 반짝거리는 난 so bling bling bling. Shining so bright, made for TV. I know they whisper when I walk by. 계속해줘, 'cause I like it. Funny how I'm so feeling sweet by just walking down the street. 완벽하게 부는 바람도 좋아, 계속해줘, 'cause I like it, babe. Question mark, you don't have to put that question mark. 생각하는 날 우연인 척 자연스럽게 다가온데도 이해할게. Question mark, you don't have to put that question mark. Think I had enough. 모르는 척 아닌 척해도 I can see right there your eyes on me. Tornando al passato, finalmente erano riuscite ad entrare in classifica delle emergenti grazie alla canzone All Eyes on Me. Erano a malapena al 98esimo posto, ma quantomeno erano dentro. Ma non era finita lì. Avevano ricevuto finalmente varie proposte per dei lavoretti. Dietro le quinte, però, Mustang e Yo-Yo se la ridevano per l'amo abboccato da Anis. Yo-Yo non era veramente dispiaciuta, era tutto parte di un piano ben pensato per non farla parlare sul passato.
E niente scandali equivale a stabilità. Se dovesse uscire fuori qualcosa, Mustang l'avrebbe fatta fuori immediatamente. Per quanto riguarda Hanson, invece, Mustang aveva già fatto la sua mossa. Questo perché se vuole qualcosa, la ottiene, senza se e senza ma. Infatti, tutti i collaboratori dello studio si erano trasferiti a lavorare altrove, lasciando così Hanson e le Titty Star completamente soli. Iniziano così ad accettare molteplici lavori per incrementare la popolarità e guadagnare soldi, ma da sole non riuscivano a gestire tutto e spesso sbagliavano le date e orari, arrivando così in ritardo o non arrivare proprio in tempo, dovendo così pagare una penale. Ovviamente i forum ne parlavano negativamente, dicendo che si stavano montando troppo la testa, decisamente troppo lavoro per delle incapaci come loro. I telefoni continuavano a squillare e le ragazze non riuscivano più a gestirle. Ma in quel momento entra una ragazza che si fionda a rispondere alle varie telefonate. Con le acque calmate fanno le dovute presentazioni, o meglio, una rimpatriata. Questo perché lei non era altro che Rhys, la compagna di classe di Anis che la supportava, e ora sarebbe stata ufficialmente la loro manager. Da quel momento il programma era tutto in ordine e gli appuntamenti venivano rispettati. Le esibizioni sono migliorate avendo del tempo per allenarsi e il popolo se n'è accorto. Infatti ora i forum ne parlano positivamente, scalando così la classifica delle emergenti arrivando al 32esimo posto. E finalmente arrivano le prime proposte serie. Una società che produce soda le aveva ingaggiate per una pubblicità dove fare da modelle. Tuttavia, da un giorno all'altro, guardando la TV, appare Yo-Yo in una pubblicità di soda. Alla fine il contratto fu finalizzato con lei. Non volendo stare con le mani in mano, decidono di andare ad allenarsi per scatenare un po' di tensione. In quanto ad Hanson, invece, era andato a discutere del dispetto di suo padre. Ma Mustang non cede, al contrario, ama essere minacciato così che lui possa fare di peggio. Dopo averlo avvertito di stare alla larga da loro, esce dall'ufficio. Terminato l'allenamento e avendo un momento da sole, Rhys chiede ad Anis per quale motivo non fosse andata a cercarla per farla da manager. Dopotutto, quando erano compagne di classe, le aveva promesso di supportarla, ma risponde che non voleva farle vedere quanto fosse patetica non avendo alcun talento. Ma Rhys non voleva starle vicina per il talento, sapeva che non era nulla di particolare, ma vederla allenarsi e continuare a provare a piacere alle persone l'aveva ispirata diventando così una fan e studiando per diventare una manager che potesse aiutare. Al rientro di Hanson viene aggiornato su tutte le nuove proposte. Secondo lui era irrealistico soddisfarle tutte e consigliava di rifiutarne alcune. Ma Anis decide che invece si sarebbero incaricate di tutto. Questo perché a detta sua erano nicche, non avevano bisogno di riposare o mangiare. E così Rhys organizza il programma al meglio per accontentarla. I forum erano divisi tra chi ammirava Anis per il duro lavoro e chi invece la disprezzava per andare ovunque battendo il ferro caldo. Dopo vari lavori e proseguendo verso il prossimo punto, la strada era bloccata e farne un'alternativa le avrebbe fatte arrivare in ritardo. Così Anis scende e ci va a piedi. Dopotutto era una Nick, non si sarebbe stancata di certo. Viene intervistata e queste erano le sue risposte. Sto bene, le nicche non si stancano. Se credi di esserlo è solo nella tua testa. Le nicche non hanno bisogno di mangiare, tantomeno dormire. Basta disattivare i sensori del dolore e non si ha alcun problema. È come avere tempo e stamina infiniti. Insomma, credeva di aver trovato il segreto per battere Yo-Yo avendo il pieno controllo del suo corpo. Finché è arrivata la sera e continuando a parlare di quanto fosse facile essere una Nick, Rhys le si avvicina, la osserva e nota che non stava respirando. Così prende un taser e la mette KO con una scarica elettrica. L'ha fermata pochi attimi prima che avvenisse l'inevitabile, un mind switch. Portata al centro riparazioni, l'infermiera dice che la causa era il fatto di aver appreso di essere una Nick. Tutto ciò che ha detto Anis era vero,
Tecnicamente parlando non hanno alcun bisogno di dormire o mangiare, ma il cervello era pur sempre reale, mandando così in contrasto il fatto di essere umana e quello di non esserlo, finché il cervello non riesce più a sopportarlo e collassa. Lasciati soli, parlano di come Anis voglia battere Yo-Yo a qualunque costo, per via di un sogno ricorrente dove si trova completamente al buio e cade nel vuoto. Guardando in alto, c'è lei che la guarda sorridendo. Vuole che questo incubo finisca. Al che chiede ad Hanson per quale motivo fu presa sotto la sua ala pur non avendo talento. Risponde che inizialmente fu per pietà, ma quando ha sentito che voleva dare speranza a chi l'ascoltava, come faceva Pretty, sentiva di doverla prendere seriamente. Avrebbe fatto qualunque cosa per far sì che le Titty Star diventassero la nuova Pretty. Il tempo passa e Anis si è completamente ripresa. Yo-Yo continuava a rubare gli sponsor, così decide fosse giunta l'ora di andare a farci una chiacchierata. Ma aprendo la porta, se la ritrova davanti. Era venuta per spiegare che la questione degli sponsor non era un suo volere, ma della compagnia. Ma ormai Anis aveva capito fosse una farsa per non farle votare il sacco alla stampa riguardo il loro passato, e la rassicura che non l'avrebbe fatto comunque, rinnovando così una sfida leale. Rhys era presente, ma Yo-Yo non le ha mai rivolto la parola perché non l'aveva riconosciuta. In quel momento l'attenzione passa alla TV, dove in un programma parlavano di come Yo-Yo stesse rubando alle Titty Star tutti gli sponsor per dispetto, mostrando varie foto del banco di scuola di Anis. La verità sui casi di bullismo era venuta a galla con prove schiaccianti fornite dalla finanziaria di Elysion Missilis, e investigando hanno scoperto la questione degli sponsor. Con l'evidenza ormai pubblica, Yo-Yo ammette di stare bluffando maledicendo Anis per aver votato il sacco, cosa che in realtà non ha mai fatto. E all'improvviso il telefono di Yo-Yo squilla. Era Mustang che ordinava il rientro immediato nel suo ufficio. Mustang va su tutte le furie mettendo a soqquadro l'ufficio. Yo-Yo aveva promesso di non preoccuparsi di nulla e per questo l'ha lasciata fare, ma aveva fallito e tradito la sua fiducia. Faceva schifo al cazzo e lui ha permesso una totale ricostruzione facciale. Le aveva servito il successo su un piatto d'argento e ora aveva mandato tutto in merda. Con Missilis ed Elysion alle calcagna non avrebbe fatto crollare Tetra, e ciò significava solo una cosa: quella a cadere sarebbe stata solo lei. Cacciandola dall'industria riorganizza i pensieri. Perché Missilis ed Elysion si sarebbero coalizzati contro Tetra per una questione così insignificante? Accendendo così una lampadina. Hanson. Per quale motivo un incapace come Mustang era ancora al vertice di tutto con collegamenti al VTC e al governo centrale? Era sempre stato Hanson a mascherare tutti i suoi crimini. Era solo grazie a lui che l'azienda fosse sopravvissuta così a lungo. Ma ciò finiva ora. Aveva venduto varie informazioni alle altre due aziende in cambio di aiuto per buttarlo giù. I forum erano esplosi di rabbia verso Yo-Yo e pietà verso Anis, facendo salire le Titty Star al 13° posto. In più, suo figlio l'aveva venduto. Questo sì che era vero intrattenimento. Con Yo-Yo fuori dai giochi, Mustang fa la sua mossa definitiva. Si è presentato di persona alle Titty Star offrendole un contratto di reclutamento diretto a un livello pari a quello di Yo-Yo, se non addirittura superiore. Volevano aspettare il rientro di Hanson per prendere la decisione definitiva, ma il contratto parlava di un trasferimento diretto di tutti, Rhys e Hanson compresi. Prima di firmare, Mint chiede il motivo per il quale Hanson si fosse licenziato, e così Mustang rivela essere suo padre. Aveva dato tutto se stesso all'intrattenimento, trascurando però la famiglia. Così gli aveva assegnato un posto al vertice, ma lo odiava e così se n'era andato. Se n'era accorto troppo tardi di averlo perso. Ai giorni d'oggi aveva iniziato una competizione con lui per farlo tornare, ma ciò non aveva funzionato. Così si inchina e chiede scusa a tutte loro per averle fatte soffrire indirettamente. Si era presentato di persona in modo che potessero fare da ponte per la riconciliazione. E così,
Pensando di fare del bene a colui che le ha sempre supportate, firmano il contratto. Hanson è finalmente di ritorno, ma entrando nello studio nota subito qualcosa di strano. Liquori pregiati, accessori costosi. Incrocia lo sguardo con le ragazze piene di lacrime di gioia che gli mostrano il contratto. Hanson lo legge e si sente crollare il mondo addosso. In quanto a Yo-Yo, invece, è rintanata nella sua camera al buio. L'unica luce è quella dello schermo del telefono. Controlla ossessivamente i forum dove ogni post e commento su di lei sono solo d'odio. Cerca ovunque almeno una sola persona che ancora l'appoggiasse, ma non ne vede nessuno. Aveva perso tutto, al contrario di Anis che le aveva nuovamente rubato tutto ciò che le apparteneva. Hanson aveva provato ad avvertirle che il centro operativo della Tetra non era ciò che sembrava. Sarebbero state usate, ma volevano comunque provarci. Avevano finalmente l'opportunità di diventare qualcuno. Nonostante ciò, questa volta Hanson non voleva altre opinioni. Sarebbe andato immediatamente da suo padre ad annullare il contratto. Ma mentre stava uscendo, inizia nuovamente il talk show a fermare tutti. Con Yo-Yo fuori dai giochi c'era un posto libero nella classifica dei professionisti, speculando sarebbe riservato alle TT Star visto il supporto diretto di Mustang. La notizia stava già circolando. E grazie a ciò, senza alcuna fatica, salgono di posizione all'11° posto. Hanson se ne va sbattendo la porta. Non potendo annullare il contratto, Hanson accetta di tornare al suo fianco a patto che le TT Star rimangano sotto la sua totale gestione. E accetta. Era arrivato il momento per Mustang di vedere con cosa aveva a che fare. Perciò mette a disposizione il suo staff ed il palco principale per vedere le TT Star in azione. E in base a ciò che vedrà, deciderà come procedere per farle volare in prima posizione. L'esibizione ha inizio, ma vengono fermate prima che finissero la prima canzone. Mustang si alza e se ne va. Arrivato in sala riunioni, circondato da una ventina di dipendenti, dice che le TT Star non sono niente di speciale e non sono adatte per fare le idol. Giusto la bionda è passabile, ma nulla di più. L'unico modo per farle salire di posizione è quello di sfruttare unicamente l'immagine. A quel punto controlla i grafici sulla popolazione dell'Ark e lo stress è in aumento, per cui sarebbero state usate come valvola di sfogo. Annunciano così un evento speciale chiamato Smile Time. Tutto ciò che devono fare è sorridere e accontentare le richieste dei fan, ovviamente nei limiti consentiti. In caso contrario, ci sono i bodyguard a proteggerle. Il primo chiede una foto, il secondo chiede di fare cuori con le mani, un altro chiede che gli venga detto ti amo, un altro si avvicina e inciampa facendo cadere il caffè addosso a Prika. Si impanica e chiede scusa, ma Prika lo tranquillizza con un bel sorriso. Andando avanti così, termina la giornata senza alcun problema, salendo al 10° posto in classifica. Passano i giorni e continuano ad esserci incidenti con bibite e cibo rovesciati addosso alle TT Star. Ormai era chiaro che non era un incidente. Anis evita il gelato che le sta per cadere addosso. Sta per caricare il finto fan, ma il bodyguard la ferma dicendo di sorridere. Prika, capendo la situazione, prende il gelato caduto a terra e se lo spalma in faccia, sorridendo e ringraziando di essere passati. Anis e Mint capiscono il motivo per cui l'ha fatto. Dovevano resistere questi atti di bullismo per poter salire in classifica velocemente, forzando così i loro sorrisi che inizialmente erano veritieri. Hanson va direttamente da Mustang a lamentarsi della gestione dell'evento. Voleva pagare la penale per annullare il contratto, ma le ragazze lo fermano dicendo di poter resistere. Dopotutto erano nuovamente salite di una posizione arrivando al 9° posto. È vero che alcuni di loro le trattavano male, ma altrettanti erano venuti per supportarle veramente. Tuttavia Hanson sapeva di cosa era realmente capace suo padre e dunque decide di uscire di scena per occuparsi di qualcosa di urgente. E così, con il tempo, come organizzato da Mustang sin dall'inizio, diventarono la valvola di sfogo per i cittadini frustrati. Mint riceveva insulti per la sua incapacità di cantare e ballare.
Il suo unico punto a favore era la bellezza. Prika riceveva insulti per la sua altezza e aspetto, rovinando l'impatto visivo del gruppo, riportando alla luce quando fu investita nell'incidente stradale e di quanto fosse ciò che meritava una senza talento come lei. In quanto ad Anis, invece, facevano riaffiorare i ricordi di quando veniva bullizzata a scuola, dicendo che avrebbe fatto bene a suicidarsi, ricevendo anche accuse di aver spifferato tutto riguardo a Yo-Yo per sostituirla grazie all'empatia, non avendo alcun talento per farcela lealmente. Erano allo stremo, ma nonostante tutto continuavano a sorridere. Erano tutte sul punto di cedere, trasformate in giocattoli da rompere per i fan. Ma ognuna di loro si fece forza pensando: se loro non cedono non lo farò neanch'io, ce la faremo tutte insieme. Tornate in hotel, Rhys cerca di convincerle ad abbandonare tutto. Ciò che stavano affrontando non era affatto giusto. Con Hanson scomparso e il morale al fondo, pensavano di darle retta, finché non arriva una notifica sui loro cellulari. Le TT Star avevano raggiunto la prima posizione della classifica delle idol emergenti, essendo dunque ad un passo dalla classifica delle professioniste. Solo un altro po'. Avevano resistito fino a quel momento. Potevano resistere ancora un altro po'. In tutto il tempo in cui Hanson era sparito, aveva venduto altre informazioni su suo padre a Elysion e Missilis, facendo uscire fuori che il VTC era ancora in circolazione. Come ricompensa per aver dato delle informazioni preziose, Hanson richiede che venga fatta una riunione con Enic. Ma i collegamenti con il VTC non era l'unica notizia che aveva venduto ai due CEO. La più sconvolgente era che Mustang aveva una malattia. Gli rimanevano al massimo 2 mesi di vita, ma i laboratori stavano già sperimentando una medicina che l'avrebbe curato. Era per questo che aveva stretto un'alleanza con il VTC, indicando che era malato da molto tempo. Gli proposero l'Evergreen, ma avrebbe preferito morire piuttosto che rallentare l'invecchiamento. Parlando apertamente della vendita delle informazioni, Mustang gli chiede se avrebbe corrotto i medici per far sparire la medicina, ma Hanson risponde che è una soluzione noiosa. Non sapendo cosa gli aspetta, decide di avvertire Hanson che le TT Star sarebbero ufficialmente entrate nella classifica delle professioniste in una settimana, dove le cose sarebbero nettamente peggiorate. La lancetta dell'orologio si muoveva velocemente per entrambi. Da una parte la morte di Mustang, dall'altra la rovina delle TT Star. Il tempo passa e le ragazze continuavano ad essere usate come valvola di sfogo, finché ad un certo punto Rhys non riesce più a guardare e si mette in mezzo per difenderle. Li minaccia di non toccare mai più le sue star. Uno di loro si avvicina a Rhys e comincia a strattonarla e tirarle i capelli. Anis nel vedere ciò non riesce più a tenersi la rabbia e spinge il bastardo facendolo cadere a terra. Ma la folla non sarebbe rimasta a guardare e infatti si avvicinano furiosi ad Anis e iniziano ad urlarle insulti. Indietreggia e in quel momento Rhys prende l'asta del microfono agitandola nell'aria e urlando di allontanarsi arrivando a minacciarli di morte. La folla indietreggia e le ragazze si accasciano a terra in lacrime. Si chiedevano perché delle persone che stavano facendo del loro meglio per piacere agli altri dovevano ricevere un trattamento tale. La scena stava venendo ripresa e fotografata da tutti. Nessuno ha provato a difenderle. Le TT Star sono obbligate a rimanere a casa per 3 giorni per non aver rispettato il contratto. Invece Rhys era stata allontanata da Tetra per lo stesso periodo di tempo, essendo ritenuta responsabile dell'accaduto. I forum ovviamente esplodono di insulti verso le idol, ma questa volta la maggior parte erano diretti a Rhys, la loro manager, e la loro posizione era scesa al 28° posto. Il terzo giorno, quando potevano finalmente riunirsi, è stata trovata morta a casa sua per asfissia. Aveva lasciato un biglietto con scritto: "Vi chiedo scusa per aver rovinato tutto". La loro posizione era calata al 52° posto. Hanson, avendo ricevuto la notizia, non può far altro che osservare la bara di Rhys e chiedere scusa per non esserci stato quando ne avevano bisogno. Anis ricorda tutto ciò che Rhys aveva fatto per lei sin dai tempi della scuola
e si sente in colpa per non essere riuscita a salvarla. Lei, che doveva dare speranza alle persone, non era riuscita a salvare l'unica che importava davvero. Le piaceva come la trattava come fosse una star, ma in quel momento non si sentiva altro che un inutile pezzo di plastica. Dice ad Hanson di sbrigarsi a fare ciò che doveva fare e tornare il prima possibile da loro, questa volta prima che accadesse un'altra tragedia. Le TT Star si sono così prese dei giorni di riposo per lutto. Anis impiega il suo tempo leggendo cosa dicono i forum. A nessuno importava della morte di Rhys. Anzi, davano tutti la colpa ad Anis accusandola di averla spinta ad agire perché le faceva pressione. Leggendo tutte queste stronzate, Anis si incazza e lancia il telefono a terra per poi calpestarlo fino a distruggerlo completamente. Cosa diamine ho fatto per tutto questo tempo? Mi sono impegnata così tanto per della spazzatura del genere. La mia vita è stata uno spreco totale. Qualche giorno dopo, nonostante fossero in fondo alla classifica delle idol emergenti, Tetra annuncia il loro debutto ufficiale nella classifica delle pro. Tuttavia Anis voleva arrendersi. Con Rhys morta, Hanson sparito e la gente che la trattava male, non c'era più alcun motivo di continuare. Ma Mint le ridà speranza. Il motivo per cui Rhys le ha protette in quel modo era proprio per vederle brillare come delle stelle. Prika riproduce la canzone a cui stava lavorando insieme a Rhys con titolo Be My Star. Questo basta per farle tornare la voglia di riprovarci. Passano i giorni impiegati ad allenarsi finché non arriva il momento di esibirsi. Arrivate allo stadio vedono la lunga fila che si è creata per andare ad assisterle. Alcuni fan le salutano sul posto, ma all'improvviso dalla folla esce una ragazza che corre incontro ad Anis. Era Yo-Yo. 4 ore prima, Hanson stringe un accordo con Enik. Il piano che aveva elaborato sarebbe stato facile da attuare, ma aveva bisogno del consenso del soggetto. Va così da Mustang nella sua stanza d'ospedale. La medicina per curarlo era finalmente pronta ed era in suo possesso. Aveva letteralmente la vita di suo padre in mano. Si avvicina e gli chiede di morire. Tornando a Yo-Yo, era in uno stato pietoso. Aveva le unghie mangiucchiate e puzzava. Propone ad Anis di ricominciare da capo, solo loro due. Rivolgendosi a Mint e Prika, dice di essersi già liberata di un ostacolo. Mancavano loro due. Aveva appena ammesso di aver ucciso Rhys. Anis le dà così un pugno in faccia, facendole cadere dalla tasca gli occhiali che portava Rhys. Vederli fa scatenare la furia incontrollabile di Anis che la riempie di pugni. Mint, Prika e la folla urlavano di fermarsi, ma non le importava più nulla. Il suo unico obiettivo in quel momento era la vendetta. La folla inizia a fotografare l'accaduto. Anis l'aveva presa talmente tanto a pugni in faccia da renderla irriconoscibile. Vedendo i flash delle fotocamere, si alza e si rivolge alla folla. Era veramente così divertente vedere le persone soffrire. Poi scoppia in lacrime dicendo di non guardarla. Ovviamente l'accaduto fa scalpore. Il talk show parla della possibilità di Yo-Yo come assassina, ma indietreggiano subito. In fondo, una Nick non può in alcun modo uccidere un essere umano. La confessione era una bugia. Yo-Yo aveva ammesso di essere entrata in casa sua per farle del male, ma era arrivata tardi. Questo perché si era già suicidata, scoprendo così il cadavere per prima. In quanto agli occhiali, se li era intascati senza pensarci. Ma allora perché aveva mentito? Per ricominciare da capo c'era bisogno che entrambe partissero dallo stesso livello, ed essendo Yo-Yo nell'abisso doveva trascinare Anis con sé, e c'era riuscita. Ormai le TT Star non sarebbero mai più tornate ad esibirsi. La loro carriera era terminata. Tornando al duo, Mustang dice che se distruggesse la medicina morirebbe mettendo fine a tutto. Ma sia lui che Tetra erano essenziali per l'ARC. La sua morte l'avrebbe portata al collasso. E quindi cosa voleva dire Hanson con morire? Semplice. Sarebbe diventato lui Mustang. Avrebbe preso il suo posto all'insaputa di tutti. Aveva chiesto ad Enik se fosse possibile cambiare identità, e lo era.
Dopotutto conosceva più lui su Tetra che suo padre, ed essendo suo figlio c'era anche una somiglianza. Certo, non erano uguali e la voce era leggermente diversa, ma sarebbe passata come un nuovo cambiamento dell'industria. Ma diventando Mustang, Hanson doveva passare per morto. In poche parole, il vero Mustang moriva in segreto e la figura di Hanson moriva pubblicamente, prendendo così il posto di Mustang. Perciò per tutti, Mustang sarebbe cambiato per suo figlio. Avrebbe cambiato l'intera industria dell'intrattenimento. Questo perché Mustang non sa far sorridere le persone o dare speranza. Mustang non l'avrebbe permesso, ma Hanson riesce a dissuaderlo con una retorica contorta. Tuo figlio che eredita la compagnia costretto a copiarti a vita. Non è divertente? Talmente divertente da poter morire. Mustang prende la fiala con il farmaco che Hanson aveva in mano e la scaraventa al muro rompendola. Che idea incredibile, divertentissima! Questo sì che è vero intrattenimento. Mustang accetta di morire e Hanson dice che lo avrebbe ringraziato sputando sulla sua tomba. Tornando al talk show, mentre parlavano di come Tetra fosse un'organizzazione criminale, ricevono una notizia dell'ultimo minuto. Hanson è stato trovato morto. Tutte le colpe sono ricadute su di lui, ripulendo così l'immagine di Tetra. Ora Hanson si presenta ai CEO di Elysion e Missilis come Mustang. Per ringraziarli del loro supporto, Tetra avrebbe fatto rientrare tutte le nicche dalla superficie, così che le altre due aziende guadagnassero di più, concentrando così tutti gli sforzi solo ed unicamente sull'intrattenimento. Ora Hanson, volevo dire Mustang, poteva concentrare tutto il suo potere per estirpare il male radicato all'interno di Tetra, chiedendo l'aiuto di Mrs. Smith, e dopo averlo fatto avrebbe dovuto lasciare la compagnia. Questo perché anche lei era parte del problema. Poi convoca le TT Star nel suo ufficio. Era venuto a conoscenza di tutto ciò che era successo e chiede scusa per non esserci stato. Ma ora era pronto a dare tutto se stesso per aiutarle. Avevano capito si trattasse di Hanson, ma continuava comunque a dire che fosse morto. Poi le chiedono cos'è successo a Yo-Yo e risponde che non sarebbe mai più tornata in scena. Il suo corpo precedente era irreparabile e quindi gliene hanno fornito uno nuovo come prodotta in massa, resettandole i ricordi. Insomma, era tutto pronto per farle finalmente arrivare al successo, ma ormai era troppo tardi. Anis aveva completamente abbandonato il sogno richiedendo di essere mandata in superficie a combattere. Avevano cercato di dissuaderla, ma non funzionava. Perciò, alla fine, Mustang accetta la sua richiesta, dicendo però che avrebbe aspettato il giorno del suo ritorno in scena. Il tempo passa. Mint e Prika rimangono nell'industria a fare tutt'altro, e Anis fa il rapporto a Mustang dopo una missione. Lui la prega di tornare, ma non ne vuole sapere. Così le fa vedere l'armamento Star, un'arma fabbricata direttamente con il corpo di Pretty. Avrebbe aspettato che Anis fosse tornata da Mare Lark per consegnarglielo. Dopotutto, era l'unica in grado di portare avanti i sogni di Pretty. Pensierosa di ciò che potesse pensare la gente di lei, decide di fare 2 passi per l'Ark, finché non nota una delle persone che la bullizzava durante lo Smile Time. Dunque lo ferma per vederne la reazione, ma non la riconosce. L'Ark dimentica in fretta. Le TT Star salgono nuovamente sul palco. I pensieri del passato le riempiono la testa. Aveva sofferto molto, ma finalmente aveva notato che c'era decisamente più bene che male. Semplicemente non era riuscita a vederlo ai tempi perché accecata dalla rabbia. Ora che l'aveva capito, poteva finalmente ballare e cantare per il bene dell'Ark. Prende il microfono e ringrazia i fan del supporto, annunciando così l'ultima canzone che avrebbero cantato. Be My Star, la canzone scritta da Rhys. Count on me like 1, 2, 3. Spell on you like ABC. Twinkle, twinkle, shining stars. 까맣게 만들었던 어둠 속 빛이 돼줄게. I'll be your star, you'll be my star. Been searching for
La folla in delirio per l'incredibile concerto a cui hanno assistito. Le Titty Star, contente dell'esito, volevano piangere dalla gioia, ma le pop star non piangono sul palco, perciò si sono trattenute. Le luci iniziavano a spegnersi, finché non rimaneva altro che l'oscurità. Il sipario si chiude. Lo spettacolo era finito. Non essendo più in vista, le tre si accasciano al suolo in lacrime. Finalmente si era avverato il loro sogno di essere amate facendo ciò che amavano fare. In quel momento si avvicina Mustang, che insieme a loro inizia a piangere. Erano state incredibili. Finalmente anche i suoi sforzi e sacrifici avevano dato i propri frutti. I quattro si abbracciano lasciando alle proprie spalle tutto ciò che c'era di negativo, trovando finalmente solo gioia. Passano i giorni e Anis ha perso tutta la voglia di tornare in superficie a combattere. Voleva continuare ad essere una pop star come aveva sempre sognato, ma il suo destino era segnato nel rimanere con noi, ed i suoi fan, conoscendola già per le sue gesta eroiche, si aspettavano questo risultato, che le ha prontamente assegnato il soprannome pop star combattente. Contemporaneamente, Mint e Prika annunciano il debutto come coppia facendosi chiamare Twinkle Twin Star, simile all'originale perché volevano tenere l'abbreviazione Titty Star a cui sono legate. Era invidiosa di non essere più con loro, ma ormai era deciso. Dovevamo partire. Mentre salivamo in superficie, Anis nota quanto fosse immensa l'Ark, ciò che dovevamo proteggere. Ma non ci sarebbe stato alcun problema. Questo perché lei era diventata la star dell'Ark, il faro di speranza. L'ascensore si apre e rimane ferma a guardare il cielo. Il vero cielo, che spera possa riconsegnare all'umanità al più presto. Termina così l'evento del 3° anniversario e mezzo. Finalmente le Titty Star avevano incoronato il proprio sogno e abbiamo scoperto molto sul passato di Mustang, o per meglio dire Hanson, e di come abbia sacrificato addirittura la vita di suo padre per il bene dell'Ark, dando finalmente vero intrattenimento ai cittadini senza portare nessuno alla sofferenza. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!